buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, intanto volevo ringraziare come primissima cosa l'egregio Samuele che ha sopperito alla mia mancanza in questo periodo di lavoro intenso e fatto questo do il benvenuto a Gianfranco. Ciao Gianfranco e ben ritrovato. Grazie Marco, ben ritrovato anche a te. Allora, Gianfranco, io riprenderei con le vecchie abitudini. Se non mi ricordo male, all'inizio noi partivamo con una certa serenità, quindi chiamerei la serenità con noi. Ciao Serena, come stai? Ciao Marco, bentornato. Buongiorno ovviamente a Gianfranco e a tutti i nostri ascoltatori. Io sto bene, sono serena, ovviamente, come, come sempre, e pronta anche a parlare, a dire qualche parola, perché insomma tu Marco mi conosci tantissimo, io sono una che parla, a cui Molto piace bene. insomma esprimersi in maniera verbale, scritta, ma anche in maniera verbale. Allora, vi lascio per l'introduzione, così mi tuffo intanto a guardare tutti i commenti dei nostri ascoltatori. Grazie, grazie a Marco. Allora, io ovviamente come sempre ringrazio Gianfranco per darmi questa opportunità e visto il titolo di oggi, che si parla di tecniche iniziatiche, ho pensato di parlare, ovviamente in maniera molto molto sintetica, dei principi della filosofia una. Cioè una filosofia di tipo polinesiano e che riguarda poi anche lo sciamanesimo hawaiano e polinesiano a cui io sono stata iniziata qualche anno fa. E quindi visto che si parla di iniziazione, insomma, ecco, ho scelto questo argomento. I principi della filosofia Huna sono 7. E il primo recita così, si chiama Ike e significa tu crei la tua realtà, ovvero il mondo è come noi pensiamo sia, cioè ognuno di noi percepisce l'ambiente in cui è immerso con i 5 sensi dell'informazione. Noi riceviamo stimoli dall'esterno che vengono elaborati poi dal nostro cervello secondo condizionamenti, abitudini, credenze, ma anche esperienze pratiche. E tutto questo genera delle emozioni che ci spingono a fare o non fare, quindi a fare o non fare appunto azioni in direzione di quella che è l'idea percepita dal nostro subconscio, che è la sede delle memorie. Quindi modificando le memorie noi possiamo mutare la percezione del mondo cosiddetto esteriore, anche se in realtà interiore e esteriore sono le due facce della stessa medaglia. Il secondo principio si chiama Kala e significa tu sei illimitato, cioè tutto è possibile e appunto, come dicevo poco fa, la separazione è un'illusione perché tutto è collegato. E questo principio rappresenta il nostro potere interiore, cioè l'energia illimitata che ogni anima incarnata possiede. L'essere umano genera limitazioni attraverso le proprie paure, che siano consce o subconsce, generando quindi quelli che vengono definiti blocchi al libero fluire dell'energia vitale, che è fonte di azioni mirate in direzione del proprio obiettivo o obiettivi. Solamente quando le nostre paure vengono trascese, vengono affrontate, può finalmente svilupparsi l'amore, cioè il potere illimitato che noi siamo, che noi possediamo, attraverso ovviamente la nostra evoluzione attraverso nuove esperienze. Il terzo principio è Makia, cioè l'energia va dove si dirige l'attenzione. Anche questo è un concetto che in realtà noi conosciamo, abbiamo sentito tantissimo dire anche qua in Occidente. Cioè si ottiene ciò su cui l'attenzione viene concentrata e incanalata. L'attenzione è lo strumento che ci permette di mantenere noi stessi sul sentiero corretto per raggiungere il nostro obiettivo o il nostro scopo. Cioè cosa fa? Indica la nostra direzione, ci permette di comprendere l'azione corretta da svolgere con gli strumenti consoni o che abbiamo a disposizione in quel momento, modificandoli ovviamente se necessario.
Quindi il libero fluire dell'energia si ripercuote poi nella libera scelta e nella decisione. Altro principio è Manawa, che significa adesso è il momento del potere. Cioè il momento della nostra forza è in quello che noi consideriamo il momento presente, l'adesso, il qui e ora. Nella filosofia si dice momento per momento, che è l'unico istante in cui si vive e è l'unico momento in cui noi possiamo creare o raccogliere i frutti di ciò che abbiamo esperito, di ciò che abbiamo fatto. Altro principio, questa è una parola che conosciamo tutti, è aloha, che significa amare e essere felici insieme. Cioè tutto il vivente tende alla felicità, che è il risultato dell'amare incondizionatamente chi? Le persone, gli animali, ma anche gli oggetti, la natura, cioè in sintesi quella che noi definiamo vita. E quindi amare è semplificare la vita, perché è questo che fa fluire tutto. Penultimo principio è mana, che significa tutto il potere viene da dentro, ovvero l'energia del potere non è in nessun altro posto se non all'interno di noi, se non noi stessi. E si tratta del potere illimitato dell'energia vitale che si rigenera costantemente solamente quando però esiste un obiettivo reale di vita, cioè quando si vive appieno l'esistenza e consente in caso di accumulo di questa energia appunto di metterla a disposizione anche di altre persone, di animali e di oggetti ovviamente in senso di aiuto. E infine c'è il principio che a me sta più a cuore, che è Pono, che significa l'efficacia è la misura della verità. Pono riferisce all'allineamento di pensieri, emozioni e azioni che definiscono quello che noi chiamiamo giusto, che definiscono la verità. Cioè, quando qualcosa funziona, ossia si manifesta esattamente come noi ce la siamo immaginata, ce la siamo proposta, significa che è conforme alla nostra verità, quindi sottolineo nostra ovviamente, a ciò che per noi quindi è giusto. Ecco, questi sono molto sinteticamente i 7 principi della filosofia una e spero insomma che possano essere anche degli spunti di riflessione per ciò che può essere poi portato nella nostra quotidianità. Grazie mille Serena, come sempre, e buona domenica e ci rivediamo prossimamente quando si ricomincerà. Il 4 settembre. Ecco qua, quindi abbiamo già avuto la spoilerata, ci rivediamo il 4 settembre, quindi grazie ovviamente di cuore a Gianfranco per questa opportunità, grazie a te a Marco, grazie ovviamente a tutti coloro che comunque sono sempre stati qua e che ci ascolteranno anche dopo e auguro così una buona estate a tutti quanti. Ciao Serena, grazie di tutto.